Ciao a tutti e bentornati sull'Ernamo. Preparatevi un caffè e mettetevi comodi perché in questo video state per assistere a una delle sfide più accese e agguerrite della storia. Più forte della sfida Hulk Hogan vs Andre the Giant, più accesa della sfida Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi, più combattuta della sfida pizza vs pasta, più intensa della sfida Federer vs Nadal, più storica della sfida Los Angeles Lakers vs Boston Celtics. Insomma, sto parlando della sfida tra due opere d'arte. David vs. David. Sì, nessun errore. Mi riferisco al David di Michelangelo e il David di Donatello, che si trovano entrambi a Firenze. Come dice il nome stesso, le due sculture rappresentano lo stesso soggetto, David, protagonista dello scontro biblico contro Golia. Secondo la storia, raccontata dalla Bibbia, il giovane Davide riesce a sconfiggere e uccidere il gigante Golia con il solo uso di una fionda. Questo eroe incarna la vittoria della ragione sulla forza bruta e l'irrazionalità. A parte quest'unica somiglianza, le due sculture hanno delle nette differenze. Andremo a vederle insieme e poi vi dirò la mia preferita, la preferita di Rocco e la preferita dai nostri follower su Instagram che hanno votato durante un sondaggio che abbiamo realizzato. Pronti? Il David di Donatello è stato realizzato intorno al 1440. È stato commissionato per il cortile del Palazzo Medici da Cosimo de' Medici. La scultura è in bronzo ed è alta 158 cm. Donatello rappresenta David come un adolescente semplice, modesto, umile, perciò reale. Infatti è nudo, senza armatura, ha solo un cappello e dei calzari. Nella mano sinistra ha il sasso con cui ha appena colpito il gigante Golia, nella mano destra invece ha una spada. Sotto i suoi piedi c'è la testa decapitata di Golia. Ai tempi, però, questa statua non piaceva molto. In particolare alla gente non piacevano i tratti e i lineamenti del David, considerati troppo effeminati. Curiosità: questa scultura dà il nome al più importante premio cinematografico italiano, l'Oscar italiano per intenderci. Infatti il giovane eroe di Donatello che sconfigge il gigante è il simbolo della genialità, della creatività e della perfezione stilistica italiana. Attualmente il David di Donatello non è più nel cortile del Palazzo Medici, ma si trova nel Museo del Bargello. Il David di Michelangelo è stato commissionato all'artista nel 1501 e doveva essere utilizzato per l'esterno della cattedrale di Santa Maria del Fiore. È una scultura in marmo, ma è troppo grande per l'uso originale. Così è stata messa davanti a Palazzo Vecchio, in Piazza della Signoria. Ma quello che oggi si può ammirare lì non è l'originale, è una copia. L'originale infatti si trova nella galleria dell'Accademia sin dalla fine dell'Ottocento, quando lo hanno spostato e sostituito per evitare che le intemperie lo rovinassero. Perché pagare un biglietto quando si può vedere la stessa statua gratuitamente in piazza? Perché l'esperienza di vedere il David originale è impagabile. Sarà che è palesemente più pulito, grazie piccioni. Sarà per le luci e il gioco di sfumature che hanno creato nel museo, ma credetemi, vi farà rimanere a bocca aperta. Nella mano destra David ha la pietra che userà per uccidere il gigante. Quindi, a differenza di Donatello, Michelangelo rappresenta il momento precedente alla battaglia,
quando c'è grande tensione, cosa che si può notare nello sguardo concentrato di David. Michelangelo crea un David completamente diverso. Non è adolescente, ma è un vero e proprio fustacchione, dal fisico possente e muscoloso. È considerato un capolavoro della scultura mondiale, nonché l'ideale di bellezza maschile nell'arte. Molti pensano che il David sia l'oggetto artistico più bello mai creato dall'uomo. Voi che dite? Siete d'accordo? E non servono altre parole per dirvi che sì, tra le due è questa la mia scultura preferita. Scusa, Donatello. Rocco invece è follemente innamorato del David di Donatello, tanto che lo vorrebbe a casa per poterlo ammirare tutti i giorni, un po' come faceva Cosimo de' Medici. Questi sono i risultati del nostro sondaggio su Instagram. Ma a proposito di sfide, adesso ve ne proponiamo un'altra. Cosa preferite tra questi due piatti? Da una parte c'è la tradizione, la pizza. Dall'altra una cosa molto particolare, un crostone, anzi due, con degli ingredienti abbastanza interessanti. Questa è una delle pizze più grandi che io abbia mai visto. Da sottolineare che questa è a persona, perché Questa è a persona, tipo negli sì. altri paesi ci sono le pizze grandi, però sono da condividere. No, questa In non Italia si condivide con nessuno. esce fuori dal piatto. Allora, qui abbiamo un crostone, ma io non mi ricordo più cosa c'è. Ci penso io. Il primo era con salsiccia toscana, cipolla caramellata al Chianti e grattatina di parmigiano. Questo invece era con formaggio caprino, rucola, zucchine, capperi. Insomma, chi vince per voi? Tradizione o modernità? Ragazzi, vi vorremmo fare una domanda. Si può fare cin cin con birra e vino? Veramente non lo sappiamo. Fateci sapere, noi lo facciamo per sicurezza, ma se porta sfiga lo annulliamo. Spettacolare. E questo è tutto per questo video. Se volete continuare a seguire le nostre esperienze in giro per la Toscana, non dimenticate di guardare il video che abbiamo realizzato su San Gimignano, è veramente molto interessante. Come sempre potete trovare il link in alto nella card o giù nella descrizione. Se invece avete voglia di ripassare un qualsiasi argomento di grammatica o cultura italiana, potete passare dal nostro sito lernamu.com. E se invece volete delle piccole pillole di italiano interessanti e divertenti, potete seguire Lernamu anche su Instagram, su Facebook, su Twitter, su TikTok, su Pinterest. Ci sono tutti i contenuti esclusivi. Noi ci rivedremo prestissimo con un nuovo video. Ciao!